Rieccoci, come vedete, quest'oggi appunto siamo ritornati nella solita location appunto cittadina, poiché appunto sono di ritorno dalla mia amata montagna e ovviamente, come avrete anche già notato dall'inquadratura ovviamente del tavolo di stesa, quest'oggi ebbene sì, affronteremo appunto una stesa impegnativa a 13 carte, quindi chi mi segue già da diverso tempo lo sa, le 13 carte rappresentano ovviamente la stesa con il Palazzo degli Dei e ovviamente i Romantic Tarot, quindi ovviamente parleremo d'amore. È una stesa molto importante, a mio avviso generalmente molto dettagliata, aiuta in particolar modo per cercare di capire anche proprio a livello temporale, in questo caso appunto come procederà la vostra vita sentimentale. Quindi partendo appunto dal passato, un passato più lontano, un passato ovviamente più recente, il presente, gli ostacoli reali del presente, i vari settori della vostra vita, se appunto in qualche modo possano o meno esservi d'aiuto oppure di ostacolo nella ricerca appunto dell'amore, quindi ambiente familiare piuttosto che professionale, ovviamente diverse carte che rappresentano una sorta di consiglio appunto da parte degli arcani su come eventualmente ovviamente poter procedere ed infine 3 carte fondamentali ovviamente in posizione più alta per quanto riguarda proprio il futuro, dunque ovviamente un futuro più immediato che vi verrà appunto imposto dal karma, a prescindere da quale possano essere appunto le vostre azioni, i vostri comportamenti in merito, e un futuro ovviamente più distante nel tempo, cercando anche di capire quali possano essere sorprese oppure, ahimè, eventuali ostacoli. D'accordo? Quindi, come potete vedere, è una stesa veramente molto dettagliata. È un video quindi ovviamente ad un'unica stesa, voi sapete che io tendo sempre, come avrete notato, ad alternare video a 2 varianti o video a una sola stesa, una sola variante unica, proprio per cercare di in qualche modo venire un po' incontro ai gusti, alle preferenze di ciascuno di voi. So che per alcuni è importante avere la doppia variante, per altri invece è più utile avere una sorta di variante unica, d'accordo? Di conseguenza quest'oggi sarà ovviamente una variante unica, però ragazzi voi sapete che comunque ovviamente i vari titoli vengono affrontati sia con stese a una variante che a doppia variante, quindi questa tipologia di stesa verrà poi affrontata anche con la doppia variante, dunque piena scelta vostra, d'accordo? Allora, dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque stia cercando, diciamo, l'amore o comunque una relazione da poter vivere in maniera intensa, in maniera appassionata, coinvolgente, cerchiamo appunto di capire che cosa vi riserva appunto il futuro, cosa c'è nel vostro presente e cerchiamo anche di capire eventualmente cosa potrebbe eventualmente tornare dal vostro passato. Quindi diamo comunque uno sguardo anche al vostro passato. Ecco, questa è una stesa che è valida ovviamente per chi è single, ma anche per chi è in coppia e ovviamente, ahimè, non è più felice, d'accordo? Con il proprio compagno al proprio fianco, d'accordo? Quindi chiunque di voi stia comunque cercando ovviamente qualcos'altro o comunque qualcun altro, d'accordo? Dunque io inizio come sempre appunto a mescolare gli arcani e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire che cosa appunto vi riserva il futuro, cerchiamo di comprendere qualcosa in riferimento ovviamente al vostro passato e al vostro presente, se ci sono delle novità o ovviamente già qualcosa di chiaramente importante nel vostro presente. Vediamo un po'.
Perfetto. Ok. Perfetto. Allora, come potete vedere, appunto, è una stesa ricca obiettivamente di carte, di posizioni, che quindi vanno ad analizzare in maniera, vi ripeto, molto dettagliata, ovviamente, l'ambito sentimentale di ciascuno di voi. Allora, iniziamo ragazzi con la prima carta, quindi la prima posizione, ossia il passato un po' più lontano nel tempo, quindi qualche mese fa. Vediamo un po'. E qui abbiamo un bel 5 di bastoni, guardate qui, già una situazione, guardate, caotica e soprattutto conflittuale. Ragazzi, la carta del 5 di bastoni rappresenta generalmente appunto i conflitti. Conflitti ovviamente tra eventualmente rivali per, vedete, una stessa persona. Quindi voi potreste aver avuto molte rivali che comunque ambivano ad uno stesso uomo, un uomo che vi piaceva o con il quale avete avuto comunque una storia, una frequentazione, oppure rivali che il vostro uomo, attuale compagno o comunque la persona che frequentavate aveva, cioè voi potreste essere state appunto corteggiate da molte persone, d'accordo? Quindi situazioni di gelosia, situazioni di possessività, situazioni diciamo di estrema confusione e appunto conflitti e ovviamente litigi. Quindi il 5 di bastoni parla di situazioni non facili, vissute soprattutto in amore. Quindi vi ripeto, voi potreste essere state, ahimè, anche appunto tradite, ingannate dalla persona con la quale avevate appunto una storia, potreste aver scoperto per esempio un tradimento o comunque la presenza di altre persone che in qualche modo appunto ambivano ad avere un posto significativo al fianco del vostro compagno o attuale o ovviamente il compagno che avevate all'epoca, d'accordo? Quindi qualche mese fa. Dunque, situazioni caotiche, quindi litigi, quindi discussioni, potrebbero essere volate parole grosse tra voi appunto e una persona in particolare che vi ha appunto particolarmente deluso. Quindi sicuramente in questo caso con questo 5 di bastoni arrivate da un periodo particolarmente, vi ripeto, agitato, diciamo, movimentato, proprio perché avete, diciamo, dovuto combattere, comunque lottare su più fronti, d'accordo? Quindi sicuramente non siete state attorniate da personaggi particolarmente sereni, bensì da persone particolarmente ostili, che si sono in qualche modo contrapposte a voi con una forte rivalità, o per prendere appunto il vostro posto al fianco di quest'uomo, oppure in qualche modo persone che volevano, diciamo, occupare un posto al vostro fianco, allontanandovi dal vostro compagno ufficiale, però in malo modo. Quindi persone che potrebbero in qualche modo essersi imposte in maniera eccessivamente aggressiva nei confronti, per esempio, di una vostra ritrosia nel, per esempio, lasciare un compagno ufficiale per scegliere poi eventualmente l'altra persona. Cioè potreste aver avuto un, tra virgolette, diciamo, amante segreto
che potrebbe aver spinto troppo per ovviamente allontanarvi dal vostro compagno ufficiale, magari arrivando anche a dei vili ricatti o comunque a dei comportamenti non proprio puliti. Quindi 5 di bastoni rappresenta situazioni pericolose, caotiche, di litigio, di preoccupazioni, che però, vi ripeto, non riguardano ovviamente tanto delle casualità del destino, ma delle persone, proprio degli individui. Generalmente il 5 di bastoni parla di molteplicità, quindi non c'è solo una persona, ma diverse persone che potrebbero in qualche modo avervi messo i bastoni fra le ruote. D'accordo? Quindi creandovi una serie di apprensioni, perplessità, caos e insoddisfazioni. Oppure anche situazioni più leggere che però avete vissuto appunto in maniera non spensierata, quindi malamente, ma perché obiettivamente avete incontrato per esempio appunto persone menzognere, cioè persone bugiarde che hanno ovviamente scatenato in voi delle reazioni abbastanza importanti, quindi vi siete arrabbiate parecchio, oppure persone che dicevano per esempio di essere single e invece single non lo erano, anzi vedete qui avevano più di una persona, quindi potreste aver incontrato i classici playboy che appunto passavano di fiore in fiore, che stavano magari contemporaneamente, ecco, frequentando più di una persona. D'accordo? Quindi obiettivamente il 5 di bastoni parla di una situazione caotica, soprattutto conflittuale con altre persone. Quindi situazioni ovviamente, vi ripeto, di preoccupazione, di disagio e anche situazioni appunto di litigio. D'accordo? Quindi sicuramente non avete conosciuto e incontrato le persone migliori del mondo. Questo è poco, ma sicuro. Vediamo dunque, ragazzi, in questa posizione invece il passato più recente, quindi eventualmente scorsi giorni o anche scorse settimane. Vediamo un po'. E in questo caso qui abbiamo un bel fante di spade. Allora, qui c'è una persona, un'energia maschile, che vi sta tenendo d'occhio, tipico del fante di spade. Una persona molto giovane, quindi grosso modo non supera i 30-35 anni di età, quindi una persona particolarmente giovane o comunque una persona più giovane di voi che obiettivamente è stata sin da subito attratta da voi, però una persona che fa fatica ad esporsi e dunque preferisce rimanere sulle sue, come tipico appunto del fante di spade. Quindi una persona che potrebbe addirittura fingere indifferenza nei vostri confronti, ma in realtà vi spia. Dove potrebbe spiarvi per esempio sui social, oppure una persona che, per esempio, nel caso in cui sia un vostro collega, potrebbe cercare di tenere d'occhio i vostri movimenti in ambito professionale. Nel caso in cui sia un vostro vicino di casa, potrebbe voler cercare di appunto capire chi voi possiate frequentare, ovviamente per cercare di capire se è il caso o meno di farsi avanti. Quindi questo fante di spade è sicuramente una persona che teme di farsi avanti, perché è tipico dei personaggi di spade, e obiettivamente tende più ad osservare, quindi spreca un po' tempo, diciamo, però preferisce osservare, quindi anche appunto prendersi del tempo prima di decidere se farsi avanti o meno per raccogliere tutte le informazioni del caso. Quindi è sicuramente una persona molto diffidente, una persona guardinga, una persona molto furba, è una persona che preferisce il silenzio piuttosto che lanciarsi immediatamente in una situazione. È un personaggio di spade, quindi potrebbe indossare una divisa da un punto di vista professionale, quindi potrebbe per esempio far parte delle forze dell'ordine, oppure potrebbe essere un medico piuttosto che appunto un avvocato, piuttosto che un giudice, piuttosto che un capo officina, quindi qualcuno che a livello professionale indossa appunto una divisa che renda riconoscibile ovviamente la propria professionalità, d'accordo? Inoltre, generalmente i personaggi di spade appartengono ai 3 segni d'aria, quindi potrebbe essere Bilancia, Acquario, Gemelli, oppure averne l'ascendente in uno di questi ovviamente 3 segni d'aria, o avere ovviamente un tema ricco di questi 3 segni, o comunque ricco appunto di una presenza anche soltanto di uno dei 3 ovviamente segni d'aria,
però in più pianeti o comunque nei punti strategici della sua carta astrale, cioè per esempio potrebbe avere Luna e Venere in Gemelli e per esempio ascendente in Acquario, d'accordo? Oppure potrebbe avere Marte e Mercurio in Bilancia e Sole per esempio in Acquario, d'accordo? Quindi è sicuramente una persona che risente fortemente appunto dei segni d'aria per quanto riguarda proprio il suo tema natale. Quindi è sicuramente una persona molto intelligente che però prima di agire ci pensa veramente su diverse volte. Ma perché? Perché non vuole soffrire. Perché in realtà i personaggi di spade non è che non sanno amare, ok, il cuore ce l'hanno, però obiettivamente temono di soffrire, temono di essere delusi, temono eccessiva rivalità, quindi potrebbe essere appunto una persona che si è resa conto che siete per esempio corteggiate da più persone, ecco appunto il 5 di bastoni, quindi attorniate da un po' troppi corteggiatori, d'accordo? Però effettivamente è una persona che vi sta tenendo d'occhio. Ha intenzione di scrivervi? Sì, assolutamente sì, perché comunque il Fante di Spade parla sicuramente di movimento, quindi notizie, quindi qualche messaggio piuttosto che un tentativo verrà fatto, ma obiettivamente è un tentativo sicuramente ancora embrionale, cioè questa persona non ha ancora ben progettato e programmato come, dove e quando, d'accordo? Per il momento sta prendendo tempo, quindi sta cercando di capire se sia o meno il caso, però l'intenzionalità di farsi avanti c'è assolutamente, d'accordo? Quindi qui qualcuno già di interessato a voi c'è e come, è qualcuno che però, vi ripeto, vi sta tenendo d'occhio, d'accordo? O vi sta facendo tenere d'occhio, quindi questo Fante di Spade potrebbe essere, diciamo, un amico che per esempio avete in comune, per esempio sui social, d'accordo? Vediamo in questa posizione la carta del presente, ossia ad oggi, in questo momento, cioè nel momento in cui appunto voi andrete a vedere questo video, vediamo un po' qual è la situazione sentimentale. Ragazzi, ma quante energie maschili! Qui abbiamo un altro bellissimo re di denari. Allora, qui sicuramente non ci si annoia, eh? Allora, di persone in effetti ne avete. Il cavaliere di denari rappresenta un corteggiatore. Attenzione però, perché i cavalieri ovviamente si spostano nel tempo e nello spazio, quindi potrebbe essere anche qualcuno che torna dal passato. Parliamo di denari, quindi di solito i personaggi appunto di denari sono rappresentati dai 3 segni di terra, cioè Vergine, Toro e Capricorno, quindi potrebbe essere del segno zodiacale della Vergine, del Toro, del Capricorno, o averne l'ascendente, o avere un tema natale ricco di questi appunto segni di terra, appunto nei pianeti principali che strutturano la personalità, cioè come vi ho detto poco fa per il Fante di Spade, appunto la Luna, Venere, Marte e Mercurio, d'accordo? Quindi una forte presenza di segni di terra ovviamente nei punti strategici del proprio tema natale, d'accordo? Inoltre generalmente il cavaliere come età anagrafica si attesta tra i 30 e i 40-45 anni, non di più, quindi è un'età mediana, cioè è più grande del Fante ma è più piccolo ovviamente del re, d'accordo? Quindi non è necessariamente una persona particolarmente matura, d'accordo? Quindi può essere o una persona nuova che avete conosciuto o conoscerete però a breve in un viaggio, durante un viaggio, quindi durante uno spostamento, d'accordo? Quindi per esempio in vacanza, oppure una persona che torna dal vostro passato. Ragazzi, per passato, perché questa è una domanda che vi viene posta spesso, non si intende necessariamente 10 anni fa, cioè magari anche, però non è detto, cioè può essere una persona che voi avete per esempio conosciuto nel mese di maggio-giugno, poi sicuramente per via delle vostre vacanze, delle vacanze dell'altra persona, potreste esservi persi ovviamente un po' di vista e ovviamente voler questa persona invece ritrovarvi
entro poco tempo. Quindi non deve essere necessariamente un passato estremamente lontano, d'accordo? Per passato si può ovviamente anche intendere qualche mese fa, ma anche qualche settimana fa, d'accordo? Quindi una persona che comunque per un certo periodo di tempo si è assentata dalla vostra vita, d'accordo? Quindi non deve essere necessariamente un ex con il quale ovviamente i rapporti si sono interrotti per la chiusura del rapporto. Può essere anche una persona che avete conosciuto per esempio successivamente, con la quale però il rapporto poi per svariate motivazioni non è andato avanti. D'accordo? Vi ripeto, è sicuramente una persona molto brillante, una persona intelligente. Parliamo di denari, quindi una persona che lavora con il denaro, quindi potrebbe avere una professione che si rifà, per esempio, appunto all'aspetto economico-finanziario della nostra esistenza, quindi potrebbe essere, per esempio, un finanziatore, oppure, per esempio, potrebbe lavorare in banca, o comunque potrebbe essere chi lavora presso un'assicurazione, potrebbe essere un impiegato di borsa, quindi qualcuno che comunque si occupa di denaro, di contrattazioni finanziarie e, vi ripeto, obiettivamente è una persona che potrebbe anche avere, insomma, abbastanza denaro, cioè dico che deve essere per forza un milionario, però comunque è una persona che vive bene, ok, degnamente, decentemente, quindi una persona benestante, d'accordo? Ecco, è una persona denari che ovviamente vi sta pensando, anche lui come questo fante ha intenzione di scrivervi, di arrivare ovviamente a voi, in questo caso però ovviamente vuole maggiormente un incontro. Votato a cosa? Ragazzi, denari, quindi ovviamente voi piacete molto eroticamente a questa persona, d'accordo? Quindi ha un'attrazione fisica forte per voi, vi desidera e ovviamente non vede l'ora di poter, diciamo così, consumare, ecco, questo incontro, d'accordo? Allora, attenzione che i personaggi di denari, esattamente come i personaggi di coppe, generalmente sono impegnati. Quindi, nel caso in cui sia una persona del vostro passato, potrebbe essere una persona impegnata. Quindi, nel caso in cui sia un vostro ex, attenzione perché potrebbe essersi impegnato dopo la vostra rottura. Oppure potrebbe essere una persona impegnata con la quale avete avuto una frequentazione e voi ovviamente eravate pienamente coscienti del fatto che fosse una persona impegnata, d'accordo? Quindi non è generalmente una persona single, d'accordo? Quindi qualcuno questa persona ha, però obiettivamente ha una, diciamo, predilezione ovviamente erotica talmente importante e sentita ovviamente per voi che non vede l'ora ovviamente di tornare per potervi riabbracciare, diciamolo romanticamente, d'accordo? È chiaro che, ragazze, poi spetterà a voi il decidere cosa farne di questo ritorno, d'accordo? Però questa è una persona che ha intenzione proprio concretamente di agire, cioè di arrivare a voi, di vedervi, di scrivervi, sì, certamente, ma vi ripeto, per concretizzare il tutto, quindi per arrivare ad un incontro, d'accordo? Non vuole farsi solo quattro chiacchiere questa persona, ecco, d'accordo? Quindi per essere proprio chiara il più possibile. Quindi qui ci sono già due energie, direi piuttosto interessate a voi. Vediamo in questa posizione invece il vostro comportamento, vediamo un po' in questo momento. E qui abbiamo il 6 di denari. Allora, voi vi comportate sempre forse un po' troppo bene, perché la carta del 6 di denari parla proprio della generosità, vedete? Quindi della capacità di dare agli altri, in questo caso quel qualcosa che appunto possa renderli felici, come questo giovane ritrattista che appunto sta facendo questo ritratto, questo disegno, venuto tra l'altro molto bene a questa bellissima ragazza, quindi anche diciamo accontentando ovviamente anche un po' la sua vanità. È chiaro che obiettivamente voi avete un atteggiamento che piace molto, ci credo, piace molto agli altri, perché riuscite empaticamente a capire, a comprendere cosa all'altro serva, obiettivamente, e riuscite a darglielo.
Quindi in realtà le persone vi vedono come una donna molto intelligente, una donna molto disponibile, come una donna capace ovviamente di dare. Ma voi cosa avete ricevuto in cambio sino ad ora? Perché una risposta qui, ragazzi, bisogna darsela, perché obiettivamente gli arcani, sì, per carità, vi stanno consigliando di proseguire in questo atteggiamento assolutamente onorevole, empatico, comprensivo, generoso nei confronti degli altri, ma sicuramente, però non esageriamo, ragazzi, perché obiettivamente tanto quanto date è tanto quanto voi dovreste ricevere, Cioè, il 6 di denari parla di improntare una prossima relazione o conoscenza nella maniera più equilibrata possibile, ossia tanto quanto io ti do è esattamente ciò che poi io pretendo di ricevere da te in cambio. Se io ti do 100, devi darmi 100, d'accordo? Se io ti do 100, non devi darmi 99, ok? Cioè, attenzione alle persone che tendono ad approfittarsi troppo del vostro buon cuore. Quindi, in una relazione, dice il 6 di denari, non deve esserci uno dei due che dà di più, ma uno scambio equo. Perché vi ripeto, d'accordo essere empatici, assolutamente, d'accordo offrirsi con generosità all'altro, ma ci mancherebbe. Però non bisogna mettere da parte noi stessi, questo mai. Quindi potreste aver peccato, diciamo così, di estrema comprensione, ok? Cioè vi siete prestate a volte forse un po' troppo a dare all'altro mettendo da parte le esigenze, cioè vi siete un po' troppo sacrificate, ok? Quindi ricordate, ragazzi, 6 di denari, relazione equilibrata, 3 e 3. Io ti do 10, tu devi darmi 10, d'accordo? Io ti do 3 denari, tu ne devi dare altri 3. 6 di denari, equilibrio delle parti, d'accordo? Quindi una sorta di giustizia che va a riequilibrare rapporti dove evidentemente uno dei due piatti della bilancia era più pesante dell'altro. Voi avete dato troppo a qualche persona, una persona, o proprio è evidentemente il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore. Vi ripeto, da un punto di vista etico e morale va benissimo, è perfetto, però non esageriamo, d'accordo? Perché di tutto quello che voi avete dato sino ad ora a queste persone, cosa vi è rimasto? La risposta spetta solo a voi. Va data con lucidità, ragazzi, con sincerità. Dopo tutti i miei sacrifici, io cosa ho ricevuto in cambio? Quindi attenzione anche a persone che potrebbero tornare dal passato. Se lo merita questa persona di essere di nuovo al mio fianco? Ne siamo proprio sicuri? Ok? Allora, vediamo ora in queste due posizioni gli ostacoli, quindi ciò che obiettivamente va ad ostacolare il consultante e quindi impedisce al consultante, quindi a voi, di avere ciò che voi obiettivamente vi meritate, ciò che voi volete. Vediamo un po', ovviamente da un punto di vista sentimentale. Allora, qui abbiamo 10 di bastoni, date sempre tanto e troppo, 2 di spade. Allora, vi troverete di fronte a un bivio. Allora, sicuramente qui avrete, già inizio a preannunciarvi la cosa, ovviamente una possibilità doppia, 2 di spade, tra ovviamente 2 persone o comunque 2 situazioni. Vi faccio degli esempi. Nel caso in cui voi siate, per esempio, impegnate, sposate, fidanzate, potreste trovarvi a dover scegliere, ovviamente, o siete già appunto nel presente, nel dubbio se procedere con il vostro compagno ufficiale oppure scegliere qualcun altro. Oppure, nel caso in cui voi siate single, vi troverete o vi state già trovando
nella necessità di scegliere tra due spasimanti, magari proprio tra questo fante e questo cavaliere. Oppure potreste dover scegliere tra il rimanere per esempio single e il riaccettare una persona del passato, per esempio questo cavaliere. Sono degli esempi, d'accordo? Qui c'è un bivio, ok? Un bivio che verrà però risolto anche grazie a questo 10 di bastoni, che appunto rappresenta la fatica, il dare tanto. Evidentemente voi andrete a valutare la persona più o meno giusta a seconda della fatica, del peso, anche sentimentale, che questa ipotetica persona, o quella che scarterete, si porterà dietro. Cioè voi potreste dover scegliere tra una persona libera e una persona impegnata, capendo obiettivamente che la persona impegnata si porta dietro un bagaglio sicuramente di situazioni da sistemare molto importante e di conseguenza grande fatica per voi in futuro. Di conseguenza voi andrete a scegliere la situazione più semplice, come è giusto che sia. Non è egoismo, è sopravvivenza. D'accordo? Cioè, vivere l'amore in maniera sempre, per forza, obbligatoriamente difficile, non fa vivere felici. Assolutamente no. Noi non dobbiamo per obbligo scegliere le situazioni più complicate perché ovviamente romanticamente ci riportano ai fantastici romanzi dell'Ottocento, per cui diciamo i rapporti d'amore più belli, intensi e duraturi devono comunque essere attraversati e percorsi da momenti di sofferenza e disgrazie. Assolutamente, ragazzi, no. L'amore va vissuto in maniera serena, in maniera lucida e che sia appagante. Quindi evidentemente voi andrete a scegliere, come è giusto, delle situazioni che evidentemente vi caricheranno di meno ovviamente pesi e oneri. Quindi situazioni più semplici, ma vi ripeto, non leggere o superficiali, perché guardate, qui al centro del 2 di spade abbiamo il cuore, quindi è chiaro che voi andrete a scegliere ciò che non ferirà più il vostro cuore. Qui abbiamo un cuore bendato, quindi un cuore che evidentemente ha sofferto ancora tanto in riferimento a questo 5 di bastoni di cui vi parlavo all'inizio. Quindi mi raccomando, procedete lungo questa giusta linea di scelta. Cioè l'amore deve appagare, l'amore deve rendervi felici, l'amore deve farvi sentire attratte, accettate, coinvolte, ricambiate. Quindi chiaramente voi andrete a scegliere situazioni che giustamente vi appagheranno di più, situazioni che vi allontaneranno fortunatamente da preoccupazioni, guai, ostilità, rivalità, quindi situazioni che andrete a vivere con maggior successo, perché il 10 di bastoni ci parla proprio di situazioni che procedono molto bene, ovviamente che portano al successo, quindi è una carta di grado 10, di conseguenza qui abbiamo proprio il giro di boa, la chiusura di un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. Cioè voi avete voglia proprio di chiudere con situazioni del passato che invece vi hanno portato un carico non indifferente in quanto a difficoltà, paure, preoccupazioni, dubbi, indecisioni, perplessità. Ecco, tutto questo voi andrete ad eliminare con questo 2 di spade, cioè il 2 di spade, come tutte le carte di spade, rappresenta delle decisioni molto severe. Cioè, voi andrete a scegliere con lucidità, con appunto severità, proprio per evitare situazioni troppo complicate. Ragazzi, l'amore deve rendere felici, d'accordo? Vediamo dunque in questa situazione ciò che voi vorreste, quindi gioie, desideri, ma anche magari paure e perplessità. Allora, qui abbiamo la carta del matto, ecco appunto quella leggerezza di cui vi ho parlato proprio pochi secondi fa. Perfetto. Allora, voi ragazzi avete bisogno di respirare, cioè avete bisogno di ricominciare veramente a sognare, sentirvi libere e obiettivamente anche a vivere, ma perché no, delle relazioni non necessariamente immediatamente impegnative, anche qualcosa di molto leggero, qualcosa di, diciamo,
anche eroticamente importante, qualcosa che, vi ripeto, possa avere anche soltanto un risvolto importante da un punto di vista erotico, cioè non necessariamente un fidanzamento che diventi un matrimonio e l'uomo per la vita. Avete bisogno di leggerezza, avete bisogno di respirare, avete bisogno di fare quello che fa il matto. Il matto ovviamente non dà importanza né al passato, quindi cancella gli aspetti soprattutto dolorosi del passato, ma non sta neanche lì a immaginarsi troppo il futuro, non si ferma troppo a programmare, a in qualche modo anche procrastinare certe scelte. Il matto si lascia libero di agire, il matto è libero di fare ciò che vuole, si sente libero, procede in una sorta di eterno presente, ma vivendo veramente ogni giorno, però davvero come se fosse l'ultimo e anche l'unico, obiettivamente. Quindi voi avete effettivamente bisogno di divertirvi, di alleggerirvi le spalle, proprio come fa il matto. Vedete che procede con questo meraviglioso sorriso e che non si sofferma necessariamente sugli aspetti più spiacevoli del passato, perché ormai, ragazzi, il passato si chiama passato perché è tale, quindi non vi riguarda più, ormai il passato c'è già stato, è già accaduto, d'accordo? Quindi lasciare da parte ricordi dolorosi, pensieri, persone che possono in qualche modo tornare e portarsi dietro un carico troppo pesante, questi oneri di cui vi parlavo con il 10 di bastoni, ma neanche star troppo ad immaginare un futuro e volerlo costruire esattamente così come voi lo vorreste. D'accordo? Quindi preventivando ogni singola mossa, ogni tipologia di persona, luogo, come, dove, perché. Lasciatevi libere di decidere giorno per giorno cosa volere, cosa accettare, con chi uscire, chi sentire, chi scegliere. Siate più libere, perché noi siamo liberi, ragazzi. Noi nasciamo liberi e come tale anche il nostro cuore deve essere libero, libero di scegliere. 2 di spade, con chi stare, libero di scegliere con chi uscire, libero di scegliere con chi avere una storia, magari anche semplicemente una storia divertente da un punto di vista erotico, senza troppo impegno, quindi senza troppo fossilizzarsi sul futuro, d'accordo? Perché il futuro ovviamente ancora non ci riguarda. Quindi cerchiamo di vivere in maniera molto più leggera ed è questo quello che voi in questo momento sentite come necessità. Ecco, una caratteristica del matto è proprio non avere catene. Il matto non ha vincoli, non ha catene, quindi nel caso in cui voi siate impegnate, in questo momento vorreste non esserlo. Quindi vorreste essere anche libere di poter decidere di lasciare questa persona dall'oggi al domani senza dover dare troppe spiegazioni. Questo è quello che voi vorreste in questo momento. Cioè vi sentite molto appesantite. Dovete dare troppe spiegazioni. Dovete giustificarvi troppo su qualsiasi cosa, qualsiasi scelta. Ecco, vorreste a volte tacere e avere davanti a voi persone che riescano a comprendere anche senza dover ricevere da voi 3000 spiegazioni. Cioè avete voglia di libertà, ma in quelle piccole cose, cioè tutte quelle emozioni, sensazioni della nostra quotidianità che purtroppo a volte si mettono in disparte per obblighi, per doveri, appunto per oneri, per accontentare gli altri, per rendere felici e sereni gli altri. Ma noi ci accontentiamo? Oppure diamo sempre solo la precedenza agli altri, 6 di denari. Quindi voi avete voglia e bisogno di ritrovare la vostra quotidianità e la vostra libertà proprio a partire dalle piccole cose. Vediamo in questa posizione ciò che voi dovreste fare per riuscire obiettivamente ad arrivare al vostro obiettivo. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta della forza. Allora, ragazzi, la carta della forza rappresenta, vi ripeto, sicuramente coraggio, determinazione. Cioè, per riuscire ad avere questa libertà, la libertà del matto, e quindi anche impostare dei rapporti con il consiglio del 6 di denari, ecco, voi avete bisogno appunto di agire 2 di spade, con severità, in maniera assolutamente decisa, in maniera chiara, senza mezzi termini,
cercando di palesare con la forza della comunicazione, perché la forza ovviamente non rappresenta la forza bruta, ma rappresenta la forza delle comunicazioni, quindi il dialogo. Ecco, attraverso il dialogo voi avete bisogno e dovreste cercare di far capire a chi ovviamente vi è attorno, quindi un eventuale compagno, piuttosto che persone che state incontrando, che avete conosciuto o che incontrerete, quelli che sono i vostri bisogni e le vostre necessità, senza più metterle da parte. Cioè, la forza parla di coraggio, parla di determinazione, vedete, parla di riuscire a prendersi ciò che uno si merita finalmente, senza perdervi in chiacchiere, senza procrastinare, senza dover troppo pensare alle altre persone, come potrebbero in qualche modo rimanerci altre persone di fronte a vostre scelte o a vostre decisioni. Ecco, dovete imparare a pensare un po' di più a voi. Questo non è ovviamente egoismo, questo è un sano atteggiamento nei confronti di se stessi. D'accordo? Quindi cercare di vivere l'amore e la vita non più come solo un sacrificio. Quindi la carta della forza è molto bella, è una carta molto bella, è una carta molto importante, che parla di coraggio e di forza anche in riferimento alle vostre potenzialità. Quindi la forza parla proprio di credere in voi stessi, di dare valore a quello che voi siete, perché voi avete un enorme valore. Ecco, iniziate a riconoscere questo valore, iniziate a far brillare la vostra stella. D'accordo? La forza però, ragazzi, parla anche di autocontrollo. 5 di bastoni. Vi ho detto all'inizio stesa che potreste aver attraversato un periodo di nervosismo, caos e confusione. Ecco, la carta della forza vi parla ovviamente della necessità di appianare litigi, discussioni, non cercare immediatamente lo scontro diretto, bensì agire, vi ripeto, in maniera seria, assertiva, attraverso il dialogo, per ottenere ciò che voi vi meritate. La carta della forza. D'accordo? Quindi, ragazzi, sicuramente autocontrollo. Nel caso in cui potreste, perché ovviamente con la carta della forza potrebbe accadere, di incontrare persone che appunto potrebbero volervi provocare, evitate inutili provocazioni. Evitate di, essere comunque fagocitati all'interno di questo 5 di bastoni. Ulteriori discussioni, litigi, rivalità. 10 di bastoni, 2 di spade. Cercate soluzioni semplici che vi facciano stare bene, che vi facciano sentire felici. D'accordo? Perché voi avete tutto il valore di questo mondo e quindi avete diritto ad essere felici. Vediamo in questa posizione l'ambiente professionale, come può eventualmente aiutarvi o invece ostacolarvi nella ricerca dell'amore. No, vi aiuta e come? Qui abbiamo un bellissimo mago, bagatto. Allora, la carta del mago rappresenta ovviamente un'energia, in questo caso ovviamente anche maschile, prevalentemente maschile il mago, che obiettivamente ha delle caratteristiche molto fascinose. È il mago, è colui che riesce proprio grazie alla forza della comunicazione, quindi alla sua astuzia, alla sua intelligenza, vi ripeto, è un uomo molto brillante, ecco, saprà ammaliarvi. La carta del bagatto rappresenta l'ingresso, entro breve tempo, di una persona molto interessante, una persona che potrebbe iniziare il rapporto con voi innanzitutto da un punto di vista professionale e amicale, ma poi trasformarlo veramente in qualcosa di più. Oppure il matto rappresenta un vero e proprio colpo di fulmine, che comunque rappresenterà, vi ripeto, un forte magnetismo, una forte attrazione. Allora, generalmente la carta del bagatto, del ovviamente mago, rappresenta un'energia maschile
particolarmente giovane, quindi di età non superiore ai 30 anni, quindi potrebbe proprio essere questo fante di spade che si farà avanti. È una personalità, vi ripeto, particolarmente intelligente, una persona anche affermata da un punto di vista professionale ed è una persona che ha un'ottima manualità, quindi da un punto di vista professionale potrebbe essere per esempio un artigiano, potrebbe essere un imprenditore, comunque una persona che obiettivamente è molto abile nel gestire ovviamente la propria creatività ma anche le proprie finanze. D'accordo? Quindi è una persona pratica, è una persona anche sportiva, che ha una bella forma fisica e anche un'ottima salute. È una persona molto forte, molto indipendente, che vi vorrà subito conquistare. Partendo, vi ripeto, anche magari sotto le spoglie di un semplice amico o un collaboratore, ma comunque è una persona che non perderà tempo. Per quanto riguarda l'abbinamento astrologico, generalmente appunto la prima carta del mazzo, quindi il mago, rappresenta ovviamente il segno zodiacale dell'Ariete. Quindi o potrebbe averlo come segno o come ascendente o avere un tema natale ricco, per esempio del segno zodiacale dell'Ariete, nei vari pianeti che strutturano la personalità. Potrebbe avere per esempio Marte e Venere in Ariete, quindi una persona molto molto focosa, d'accordo? E che vive in maniera molto intensa i suoi rapporti d'amore. È una persona che conoscerete entro pochissimo tempo, perché il mago rappresenta tempistiche rapidissime, quindi al massimo qualche settimana, 2 o 3 settimane al massimo, ma questo mago si paleserà. Potreste conoscere questa persona oppure incontrare questa persona generalmente in giorni della settimana deputati proprio alla carta del matto e anche al segno dell'Ariete, cioè il martedì e il mercoledì. Quindi 2 giorni con 2 energie molto forti e potenti, positive per la conoscenza proprio di questo mago. D'accordo? Quindi entro pochissimo tempo voi incontrerete questa persona. Vi ripeto, una persona molto giovane che vi piacerà particolarmente. Potrebbe anche essere ovviamente questo fante di spade che deciderà appunto di farsi avanti o comunque di sciogliere qualsiasi dubbio possa aver avuto sino ad ora e quindi invitarvi per esempio ad uscire. Ma qui c'è proprio l'inizio di ovviamente qualcosa di nuovo legato all'ambito professionale. Vediamo in quest'ultima posizione invece appunto l'ambiente familiare, come può in qualche modo invece condizionare appunto la vostra vita sentimentale. E qui abbiamo l'8 di coppe. Allora ragazzi, sicuramente avete un ambito familiare che a differenza appunto dell'ambito professionale non vi aiuta affatto. Cioè nel caso in cui voi siate impegnate ovviamente in una storia, il rapporto con il vostro compagno ufficiale fa acqua da tutte le parti, perché l'8 di coppe parla di un rapporto che obiettivamente non sta andando bene. Parla di coppe, quindi comunque il sentimento ancora c'è, ma ci sono delle incompatibilità abbastanza importanti che vi stanno facendo appunto pensare di in qualche modo allontanarvi da questa persona, perché obiettivamente questa persona non soddisfa più le vostre aspettative, proprio sentimentali, cioè qui non parliamo di erotismo, non c'è la carta per esempio del diavolo, qui non c'è un'insoddisfazione necessariamente soltanto fisica. Qui parliamo proprio di emozioni che obiettivamente sono molto confuse, perché l'8 di coppe parla proprio di situazioni di confusione. Avete anche avuto diversi dubbi in riferimento al vostro compagno, cioè potreste in qualche modo temere che lui possa esservi stato infedele, perché l'8 di coppe può parlare di una doppia relazione, o voi potreste aver avuto per lungo tempo una doppia relazione con un'altra persona. Quindi sicuramente situazioni che hanno contribuito a logorare il vostro rapporto. Oppure, non si deve per forza necessariamente parlare di in qualche modo tradimento, ma vi ripeto, qui ci sono delle incompatibilità caratteriali che iniziano a farsi sentire.
Sicuramente nel caso in cui invece voi non siate impegnate, l'otto di coppe parla comunque di frequentazioni con persone che potrebbero a loro volta essere state quindi impegnate e quindi aver tenuto voi come, diciamo, rapporto alternativo alla compagna ufficiale. Appunto la carta di grado ottavo rappresenta ovviamente due situazioni, 4 più 4, stabili, mantenute ovviamente di pari passo, quindi parallele, d'accordo? Quindi potreste aver frequentato una persona impegnata che però obiettivamente non aveva nessuna intenzione di lasciare la compagna ufficiale, quindi questa situazione vi ha deluso, demotivato e potrebbe proprio avervi fatto pensare ad una sorta di allontanamento definitivo da questa persona. Quindi l'otto di coppe parla proprio di sofferenza, parla di una sorta di appesantimento a livello sentimentale che voi siete stanche di dover ovviamente vivere. Quindi parla di abbandono, di allontanamento, cioè volete allontanarvi e vorrete anche in futuro allontanarvi da situazioni familiari pesanti. Nel caso in cui però voi non abbiate comunque avuto mai una storia con una persona impegnata, l'otto di coppe parla di persone che potrebbero avervi mentito, cioè avervi in qualche modo detto obiettivamente di essere single e invece non lo erano. Oppure, ovviamente, l'otto di coppe in accezione negativa in ambito familiare ci può parlare di problemi in ambito familiare, cioè problemi con la vostra famiglia di origine, con i vostri genitori, fratelli, sorelle, cioè beghe familiari che potrebbero avervi appesantito non poco e potrebbero, attenzione, anche in futuro, nell'immediato futuro, crearvi qualche difficoltà. Cioè, ragazzi, mi raccomando, non fatevi fagocitare da situazioni obiettivamente che non si possono risolvere, perché noi non possiamo controllare tutto, ma potete controllare la vostra quotidianità. Ricordate la carta del matto, ricordate il consiglio della forza, ricordate il 6 di denari. Non spendete sempre troppo tempo per aiutare solo ed esclusivamente gli altri. Ci siete anche voi. Quindi va bene aiutare la propria famiglia, ma non va bene sacrificare la propria vita unicamente per gli altri, dimenticandosi della vostra. Voi dovete ricordare la vostra esistenza. D'accordo? Quindi problemi familiari che, al contrario dell'ambiente professionale, potrebbe creare qualche difficoltà. L'ha creato nel passato, nel presente e attenzione perché è una posizione valida anche per l'immediato futuro. Finalmente arriviamo in zona ovviamente molto importante che è inerente al futuro. Dunque in questa posizione cerchiamo di capire appunto che cosa vi accadrà nell'immediato futuro, ovviamente un futuro quindi più vicino, quindi per quanto riguarda le prossime settimane o comunque i prossimi giorni o comunque ragazzi a seconda ovviamente delle tempistiche identificate dall'arcano. E qui ragazzi abbiamo, come potete vedere, la carta dell'otto di bastoni. Allora, l'otto di bastoni è una carta molto bella perché parla di movimenti, di cambiamenti molto veloci e molto rapidi, di trasformazioni, ma soprattutto parla di tanta comunicazione e di belle notizie. Allora, sicuramente l'otto di bastoni parla di messaggi, ma anche di telefonate, quindi riceverete sicuramente molti contatti da una o anche più persone che potrebbero invitarvi appunto, portarvi ad uno spostamento, perché l'otto di bastoni parla, vi ripeto, di un movimento molto rapido, quindi anche per esempio potreste trascorrere un weekend per esempio al mare piuttosto che in montagna, comunque ancora dei giorni di ferie. E evidentemente saranno delle comunicazioni o comunque dei viaggi, degli spostamenti molto proficui, soprattutto per l'amore. Vedete? Perché in realtà l'otto di bastoni parla proprio di un incontro in particolare che per voi diventerà qualcosa di particolarmente importante e piacevole. O comunque parla di iniziative che qualcuno prenderà nei vostri confronti durante per esempio uno spostamento o invitandovi ad uno spostamento, iniziativa che per voi rappresenterà un nuovo inizio. D'accordo? Quindi sicuramente
ci saranno delle contrattazioni, diciamo, d'amore molto importanti, che avverranno però in maniera quasi fulminea, in maniera molto veloce, molto dinamica, che porterà sicuramente ad enormi cambiamenti. Quindi vi ripeto, è una carta estremamente dinamica, che parla proprio di trasformazione, di cambiamento, quindi del famoso giro di boa di cui vi parlavo prima, quindi chiudere un ciclo per iniziarne uno nuovo. Quindi l'otto di bastoni potrebbe essere anche un messaggio importante da parte di una persona, una dichiarazione d'amore. L'inizio quindi di una storia, ve lo dicevo appunto anche con la carta del bagatto, quindi qualcuno sicuramente che diventerà molto importante per voi, per cui voi vedrete quasi velocemente cambiare tutto per il meglio sicuramente, ma è una situazione che potrebbe anche un po' stordirvi, perché in realtà avverrà tutto in maniera così veloce che a volte vi sembrerà di non toccare il terreno con i piedi a terra, ma sarà ovviamente tutto assolutamente positivo. D'accordo? Quindi ci saranno delle decisioni da prendere al volo, a seguito, vi ripeto, di comunicazioni estremamente importanti. Quindi momenti di armonia, di equilibrio o riequilibrio in determinate situazioni. Quindi circostanze veramente molto favorevoli. Addirittura, ragazzi, l'otto di bastoni potrebbe rappresentare anche un imminente trasloco. Per esempio, potreste trovarvi a dover cambiare casa per una situazione inizialmente magari poco piacevole, ma che poi in futuro si rivelerà positiva, perché poi è da lì che ricomincerete ed è da lì che troverete l'amore. Oppure potrebbe rappresentare, per esempio, un trasferimento di luogo di lavoro, cioè potreste per esempio cambiare non necessariamente ditta, azienda o professione, ma semplicemente filiale. Ecco, questa trasformazione, quindi questo cambiamento, vi farà incontrare nel nuovo ambiente professionale proprio questo bagatto. Quindi vi ripeto, il cambiamento sarà sicuramente foriero di novità in campo sentimentale. Tutto ciò che quindi accadrà in maniera quasi improvvisa sarà da prendere ovviamente con uno sguardo molto più positivo, proprio perché vi riserverà delle ottime sorprese, soprattutto in amore. D'accordo? Quindi associazioni vantaggiose, nuovi contratti, una carriera che avanza improvvisamente. Quindi decisioni rapide fulmine o notizie rapide fulmine che vi porteranno, vi ripeto, a cogliere una grande occasione e quindi a incontrare la persona giusta. Quindi la vostra situazione è arrivata al giro di boa. Qui c'è da eliminare un passato duro, fastidioso e doloroso, caotico e pieno di conflitti per andare verso un nuovo futuro. D'accordo? Quindi nuove proposte, notizie, sorprese, vi ripeto. Comunque azioni veloci e ovviamente proficue. Per quanto riguarda le tempistiche dell'otto di bastoni, come ovviamente le ultime 4 carte numerali dei bastoni, quindi 7, 8, 9 e 10 di bastoni, rappresentano generalmente la terza decade di un mese. Cioè nel caso in cui voi andiate a guardare questo video i primi giorni del mese di settembre, entro la terza decade, quindi entro ovviamente gli ultimi giorni del mese di settembre, dal 20-21 fino ovviamente al 30 di settembre, voi andrete incontro a questo grande cambiamento, a queste comunicazioni importanti che porteranno altrettanti cambiamenti importanti nella vostra vita. Quindi situazioni che andrete a cogliere ovviamente al volo. D'accordo? E situazioni che saranno foriere di grande positività per voi. Quindi cercate di viverle comunque con forza e coraggio, perché a volte i cambiamenti inaspettati possono giustamente spaventare. Ricordate la forza, ragazzi, È arrivato il momento questa volta di riscuotere. D'accordo? Quindi cercate di vivere questi cambiamenti con ottimismo. Quindi entro, vi ripeto, grosso modo o un mesetto o comunque la terza decade del mese in cui voi andrete a vedere ovviamente il video.
Vediamo in questa posizione gli aiuti eventualmente del karma, se ci saranno e di che tipo ovviamente saranno questi aiuti. Allora, qui abbiamo la carta della giustizia, sì, ci saranno e come. È un arcano però molto severo, ma ve l'avevo detto obiettivamente con questo 2 di spade. Allora ragazzi, in questo caso chiaramente la carta della giustizia ci parla ovviamente di un atteggiamento appunto serio, un atteggiamento severo, assertivo, che ovviamente voi dovrete adottare nei confronti del vostro passato, quindi di situazioni ovviamente che non vi vanno più bene, che vi stanno semplicemente facendo soffrire, situazioni per le quali è arrivato il momento di chiudere. Perché ragazzi, la carta della giustizia parla di finalmente un andare a riequilibrare le situazioni, sedi denari. Cioè voi riavrete dalla sorte, dal destino, dal karma, ma anche dalle altre persone tutto quello che fino ad ora vi hanno negato. Con la carta della giustizia tutti i nodi verranno al pettine. Chi ha la coscienza pulita, recita la giustizia, vincerà. Chi ha sbagliato paga. Cioè qui si andrà a raccogliere ciò che si è seminato. Vi faccio un esempio. Nel caso in cui molte persone vi abbiano negato per svariate motivazioni la felicità, per egoismo, per cattiveria, per crudeltà, perché ce n'è tanta ragazzi, queste persone verranno punite. Voi avrete il vostro risarcimento. Tra l'altro la carta della giustizia parla anche di un ritorno legale, cioè nel caso in cui per esempio potreste avere qualche causa ancora aperta, la vincerete. Quindi sicuramente se vi siete sempre comportate in maniera onesta, pulita, dando troppo agli altri, come vi dicevo con i 6 di denari, qui verranno pareggiati i conti. Quindi a seconda, dice la carta della giustizia, delle azioni precedenti, voi in questo modo andrete avanti. Se avete dato tanto, riceverete tanto. Quindi avrete il vostro meritato successo. La giustizia parla proprio di un andare a liberarsi da tutto ciò che vi opprime. Luoghi sbagliati, posti di lavoro sbagliati, sensi di colpa, imposizioni sociali, rancore, risentimento. La giustizia parla finalmente di libertà, quella libertà che voi volete con la carta del matto. Quindi tutto ciò che finalmente vi meritate, voi avrete. D'accordo? Quindi contratti vantaggiosi, potreste addirittura cambiare lavoro. Ecco, l'8 di bastoni, quindi una, per esempio, domanda di lavoro che verrà accettata, che accetterete in maniera, direi, fulminea e che sarà assolutamente foriera di grande successo. D'accordo? Quindi litigi e discussioni vinte ovviamente da parte vostra e ovviamente situazioni pulite, inganni che verranno allo scoperto, chi deve essere punito verrà punito. È chiaro che però ragazzi la carta della giustizia ha tempistiche lente, cioè gli arcani vi stanno dicendo il cambiamento ci sarà e sarà anche molto veloce, quindi attendete le prossime comunicazioni come qualcosa di importante, però la giustizia, quindi il riequilibrio reale, concreto, tangibile della vostra vita, di tutto ciò che avete dato, che vi venga appunto restituito, quindi l'avere finalmente giustizia lo si avrà ovviamente entro 2, 3, 4 mesi, forse anche di più, perché la giustizia è una carta lenta, ma tutto quello che voi avete meritato sino ad ora vi ritornerà indietro. Mese importante dove ci sarà un'energia molto favorevole sarà proprio l'autunno, perché ovviamente la carta della giustizia si rifà al segno della bilancia, d'accordo? Quindi sicuramente l'autunno, il pieno autunno, grosso modo il mese di ottobre, sarà importante per sentire delle energie nuove, per cui inizierete a notare che le cose si stanno finalmente muovendo come voi meritate. Quindi nel caso in cui per esempio stiate aspettando un divorzio, lo otterrete. E ovviamente tutto a vostro favore. D'accordo? Quindi situazioni anche legali, dice la carta della giustizia, che andranno ovviamente a buon fine.
Vediamo un po' in ultima posizione invece appunto come procederà il vostro futuro un po' più distante, ovviamente, da un punto di vista prettamente ovviamente sentimentale, dopo queste due magnifiche carte appunto della giustizia, che è una carta molto importante, 8 di bastoni, e non dimentichiamo ovviamente anche questo fantastico mago, ovviamente anche cavaliere di denari e fante di spade. Vediamo un po'. Ma che meraviglia. Allora, qui abbiamo la regina di coppe. Allora, la regina di coppe siete voi. La regina di coppe rappresenta la consultante. Consultante, voi sapete che in teologia è o la regina di coppe o la regina di bastoni. La nemica rivale è la regina di spade e la regina ovviamente di denari. Ebbene, voi sarete una regina. La regina ha potere, no? Quindi può decidere liberamente della sua vita, del suo cuore, ma anche di quello degli altri. Quindi in qualche modo finalmente avrete voi in mano lo scettro del potere. La regina di coppe parla sicuramente, vi ripeto, di un grande amore, perché voi sarete innamorate. La regina di coppe parla di un'evoluzione molto importante nell'ambito di un rapporto. Quindi sicuramente incontrerete il vostro re, quindi la persona giusta per voi, e sicuramente sarà un rapporto d'amore, parliamo di coppe. Quindi finalmente vi vedo in coppia, cioè voi sarete di nuovo in coppia con un'altra persona o ex novo se ad oggi siete ovviamente single, la persona giusta per voi che vi farà perdutamente innamorare. La regina rappresenta degli incontri appunto importanti, un incontro importante in particolare, dove voi verrete ammirata per la vostra bellezza, perché la regina di coppe è una donna decisamente molto bella, non passa inosservata, è una donna molto saggia, è una donna empatica, è una donna buona, dolce, femminile, tenera, è una donna molto profonda e comprensiva, ma che non metterà più da parte se stessa. Inizierà ad essere una regina e a sentirsi tale. Quindi la regina di coppe parla di una donna molto attiva sul piano delle emozioni, quindi vivrete momenti, incontri, telefonate, messaggi che vi riempiranno il cuore. I vostri prossimi mesi, ragazze, saranno veramente costellati d'amore, cioè vivrete situazioni d'amore che vi riempiranno il cuore, vi porteranno appunto momenti di grande romanticismo, ma anche di grande passione. E vi ripeto, sicuramente ci sarà del beneficio in particolar modo proprio nei sentimenti, quindi finalmente troverete il vostro compagno giusto, cioè la regina di coppe è in coppia, d'accordo? Sarà un rapporto alla luce del sole, perché la regina di coppe parla di onestà, parla di lealtà e trasparenza, quindi sicuramente voi avrete una storia ufficiale con una persona che è o single o che si libererà da un precedente rapporto. Quindi la regina di coppe parla di rapporti sia affettivi che anche professionali estremamente soddisfacenti e l'incontro con la persona giusta che ricambierà appieno i vostri sentimenti. È chiaro che per quanto riguarda le tempistiche, la regina di coppe si rifà al periodo invernale, in particolar modo al mese di febbraio, quindi giorni dal 4 al 10 di febbraio. Voi sapete che questa stesa, ragazzi, dà la possibilità chiaramente di vedere anche oltre i classici 2, 3, 4 mesi. Quindi sicuramente nel periodo di inizio anno, quindi verso l'inizio dell'anno nuovo, voi sarete finalmente una donna completamente appagata, una donna felice, una donna innamorata con l'uomo giusto. D'accordo? Quindi avrete sicuramente grande successo, sia in amore che ovviamente anche da un punto di vista professionale. Ovviamente proprio perché, vi ripeto, la regina di coppe è legata ai giorni che vanno dal 4
al 10 di febbraio. Quindi sicuramente con l'inizio dell'anno nuovo voi vivrete un momento di enorme energia positiva, dove vi sentirete finalmente ovviamente delle donne riuscite, complete, appagate sia da un punto di vista sentimentale che anche professionale. Professionale soprattutto, ovviamente, come vuole appunto il rimando della Regina di Coppe, per tutte coloro che svolgono una professione votata all'aiuto appunto coppe dell'altro, o comunque chi si occupa di gestire, curare ed organizzare le emozioni ovviamente dell'altro. Quindi soprattutto per chi di voi svolga appunto il ruolo di, per esempio, medico, piuttosto che appunto psichiatra, psicologo, piuttosto che counselor, ma anche chi per esempio si occupi di tarologia, perché la Regina di Coppe rappresenta grande sensibilità ma anche sensitività, veggenza, quindi doti paranormali. Quindi anche chiunque di voi, per esempio, svolga il ruolo di appunto cartomante piuttosto che tarologa, oppure chi si occupi dell'infanzia, quindi per esempio appunto pediatri piuttosto che insegnanti, comunque maestri. Quindi è chiaro che sicuramente saranno molto favoriti questi ambiti professionali in particolare, d'accordo? Dunque ragazzi, direi che obiettivamente, come vi avevo preannunciato, è stata una stesa molto particolareggiata, una stesa che vede proprio un'evoluzione molto importante, che passa ovviamente attraverso dei cambiamenti abbastanza importanti, ovviamente, che avverranno entro relativamente breve tempo. Ovviamente qui di energie maschili sicuramente molto interessate a voi ce ne sono diverse, una in particolare che diventerà obiettivamente finalmente il vostro compagno in maniera ufficiale e ovviamente trasparente e pulita, un'evoluzione che passerà attraverso questa importante giustizia. Quindi obiettivamente ci sarà sicuramente un nuovo capitolo della vostra vita, un enorme cambiamento importante, faticoso, che però vi permetterà finalmente di accedere a nuove vette, sia in ambito professionale che ovviamente in ambito sentimentale, dove avrete obiettivamente tutte le vostre soddisfazioni. Ricordatevi la carta della giustizia, finalmente tutto il mal tolto vi verrà restituito, ovviamente con tempistiche sicuramente più lunghe, ma vi dicevo appunto che questo momento di grande soddisfazione, per cui sarete una vera e propria Regina di Coppe, ci sarà ovviamente nel periodo in particolar modo invernale, d'accordo? Quindi nei prossimi mesi aspettatevi un'evoluzione importante della vostra vita, cercate di viverla il più possibile con appunto positività ed ottimismo e soprattutto mettetevi come priorità. Ricordatevi il 6 di denari, riequilibrate ciò che date rispetto a ciò che ricevete. D'accordo? Quindi stesa assolutamente meravigliosa. Un finale molto bello, ovviamente sia per quanto riguarda l'amore, ma anche per quanto riguarda la professione. D'accordo? Di conseguenza, come sempre, mi raccomando ragazze, forza, coraggio, tenete sempre ovviamente duro e chiaramente a presto!